Oggi vi presento un altro accessorio ovviamente per creator, se siete videoblogger oppure in studio, qualsiasi cosa, e vi riprendiate ovviamente col vostro smartphone. Ecco, questo è un monitor che fa da mirroring. Avevamo già visto sul canale con la mia amica Federica l'accessorio dello Ulanzi Cup Grip, quello con lo specchietto, per intenderci, è un grip dove mettiamo dentro il telefono e poi stappiamo praticamente l'obiettivo come fosse un obiettivo, ma c'è uno specchietto, quindi ci possiamo riprendere con la fotocamera posteriore del nostro smartphone guardandoci in questo piccolo specchietto. Ma questo è tutta un'altra cosa, perché questo ovviamente è un monitor a tutti gli effetti, anche se ovviamente come tutti gli accessori ha il suo pro e contro. Io sapete che poi sono onesto anche con quello che mi regalano. Questo non me l'hanno regalato, anzi l'ho pagato molto di più, 74 euro. Adesso ho visto che su Amazon c'è a 59 euro con il coupon del 5%. Non so se ancora, ovviamente io quando ho uscito questo video spero che ci sia ancora. Cliccate sul coupon e avete anche 5% di sconto se vi serve questo accessorio. In due parole, insomma, impressione le caratteristiche tecniche, ma in due parole vi dico cosa fa questo monitor. Innanzitutto mirroring, quindi attraverso una wifi che ha ovviamente lui proprietario, oppure possiamo agganciarci a una wifi nostra, quindi per utilizzare la nostra rete dell'ufficio, dello studio o mobile. È magnetica, ma sul suo supporto ovviamente che danno in dotazione per il telefono non è MagSafe, quindi niente da fare. E poi per l'altro c'è anche un telecomandino dentro Bluetooth, quindi si può utilizzare ovviamente per tanti scopi. Andiamo a vedere l'unboxing e poi ovviamente faremo la prova e ovviamente tireremo le nostre conclusioni. Ma prima di continuare, io sono Gennaro, in questo canale si parla di accessori e applicazioni legate al mondo dello smartphone che aiutino un po' la creatività di tutti noi. Quindi andiamo a vedere cosa c'è nella scatoluzza. Bene, non ci resta che andare a vedere cosa c'è in questa scatolina. Io l'ho già distrutta, ragazzi, come sapete, sempre la stessa cosa, distruggo sempre le scatole. Allora, le rompo anche ogni tanto, Allora, apriamo la scatola, qua abbiamo il libretto di istruzioni, ma ovviamente che ci frega, se no che ci sto a fare. Poi abbiamo il nostro monitor, lo mettiamo un attimo da parte. Abbiamo un bellissimo sacchettino dove possiamo andare a proteggere il monitor, perché giustamente da graffi e anche accidentali cadute. Non è un sacchetto ovviamente diciamo che ripara delle cadute, però è sempre qualcosa. E qua abbiamo il cavetto di ricarica per la batteria. Ecco, per ricaricare la batteria, una cosa che ci tengo a dire: non so dirvi la durata della batteria perché ovviamente è soggettiva, quindi più usate il monitor, se lo usate intensamente si consuma di più. Poi, visto che ha dei livelli di luminosità dello schermo, quindi anche lì, ok, questo fa parte del gioco, quindi tutto questo eco di sistema di utilizzo, sia ovviamente quanto lo utilizzate, quanto luminoso lo mettete, perché magari si sta all'aperto, quindi il consumo ovviamente il consumo aumenta. Poi ci danno anche in dotazione un bellissimo e comodissimo Bluetooth telecomando, perché ovviamente se mettiamo il monitor da una distanza ovviamente che non sia che è più distante da noi, possiamo utilizzarlo ovviamente con questo telecomando. E l'ultimo accessorio è proprio il supporto per lo smartphone. Ecco, è una semplice molla, quindi vedete è una molletta semplicissima, quindi non è che sia una cosa diversa dalle altre, però ha qua dietro, come ho detto, la possibilità di andare a alloggiare il monitor tramite ovviamente la magnetico, quindi una calamita. Non è MagSafe, l'ho già detto, ma lo ripeto perché magari qualcuno dirà puoi fare la prova, e non la faccio perché l'ho già fatta. Eccolo qua, il monitor è questo, andiamo a vedere nel suo splendore. È molto compatto e anche fatto bene, direi, non è neanche fatto male, quindi vedete è molto compatto. Dietro c'è la batteria e poi andremo a vedere adesso i tasti ovviamente sopra cosa servono. E qui vedete che c'è, magari dall'altra parte, c'è la calamita, quindi va alloggiato proprio così, proprio a scatto, quindi ok, è proprio, guardate, non cade nemmeno, quindi è proprio abbastanza, è molto robusto. E quindi ragazzi non ci resta adesso che andare, vi andrò a spiegare i tre tastini che ci sono qua sopra, e quindi poi si tratterà di accenderlo e fare ovviamente la connessione sia alla wifi interna, come ho detto, che a una rete esterna.
Prima di proseguire con il tutorial vi faccio vedere che questo supporto ha ovviamente la vite da 1/4 di pollice, dall'altra parte abbiamo una slittina dove possiamo andare a mettere un microfono oppure possiamo mettere un faretto LED. Ecco, il montaggio è molto semplice, ovviamente con la vite andiamo a montarlo sul cavalletto, quindi facciamo così, vedete, molto semplice, giriamo, gira e poi andiamo a bloccarlo e siamo a posto. Il monitor ovviamente va messo dalla parte retro, non dalla parte dove si alloggia il telefono, e praticamente si aggancia da solo, vedete, si aggancia praticamente da solo, quindi non è un problema. Prendiamo il nostro smartphone, ovviamente io devo riprendermi con la fotocamera anteriore, quindi le fotocamere rivolte verso il monitor, vado ad alzare il mio supporto e il gioco è fatto. Ricordatevi, state attenti a mettere le fotocamere fuori la portata ovviamente del monitor stesso, se no rischiate di coprire ovviamente le fotocamere. Vedete che il montaggio è molto semplice, quindi io adesso, avendo le fotocamere anteriori, posso riprendermi semplicemente con le fotocamere anteriori, quindi è un modo per avere ovviamente molta più visuale rispetto all'Ulanzi Cup Grip, perché ovviamente era uno specchiettino piccolo, quindi per me che ci vedo meno, lo specchiettino diciamo che è un pochino una cosa piccola, e tante persone ovviamente hanno problemi magari di vista e col monitor diciamo vanno più a braccetto. Ma adesso andiamo a vedere un attimino il monitor, poi vi dirò ovviamente la prima cosa negativa quando lo vedremo acceso, ve ne accorgerete da soli perché ovviamente lo vedremo, e andiamo a vedere i tastini diciamo sul lato del monitor, e poi ovviamente andremo a accenderlo e collegheremo internet e faremo tutte le prove del caso. Andiamo a vedere ora cosa c'è su uno dei lati di questo monitor. Guardando il monitor, ovviamente davanti dallo schermo, sulla destra abbiamo codesti tastini. Il primo è l'accensione, ok, questa è l'accensione, quindi ci serve ad accendere un paio di secondi, e ci serve anche per fare il mirroring, come ho detto, del schermo stesso, per girare ovviamente la ripresa, quello che si vede. Poi qui abbiamo ovviamente il tasto che riguarda la possibilità di andare a settare la luminosità a pochi diciamo scatti, però diciamo può essere utile sotto il sole, e qua abbiamo le due modalità: in giù abbiamo la wifi interna e in su ovviamente una wifi che possiamo ovviamente decidere noi, collegare noi. Adesso vi faccio vedere come. E qui invece da questa parte qua abbiamo ovviamente la connessione all'USB 3, quindi niente da più, niente di meno, e diciamo i tasti finiscono qua. Vabbè ragazzi, ok, va bene così, non è un problema. Adesso andiamo a fare la prima accensione e poi andiamo a vedere come diciamo lo accendiamo, andiamo a collegarlo alla rete diciamo sua interna, e poi ovviamente andiamo a collegarlo alla rete esterna. L'ho già detto 3 volte, però ragazzi questa è la quarta forse, non lo so. Prima di andare a connettere il monitor al telefono vi faccio vedere che ho già inserito il cavo di collegamento alla rete, perché si stava già scaricando, quindi vedete la luce rossa che indica che siamo sotto carica. Ora se andiamo a cliccare il tasto in basso, l'avete visto, no? Il tastino in basso che praticamente era il tasto d'accensione. Dopo un paio di secondi dalla pressione di questo tasto il nostro monitor si accende. Come vediamo sullo schermo abbiamo indicazioni, ma sono molto semplici. Innanzitutto partiamo da sopra, che ovviamente c'è le indicazioni della batteria che sta andando, e qua ci sono le indicazioni della wifi a quale saremo connessi tra poco, quindi molto semplice, ok, e intuitivo. Qui abbiamo ovviamente le informazioni che ci indica come connettere questo monitor ai vari dispositivi sia iOS che Android. Ora io qua ho già preparato il mio iPhone XS che in modalità, cioè diciamo nelle impostazioni di wifi. Vado a cliccare, vedete questa è la rete sua, quindi vado a cliccarci, non abbiate paura se non si collega subito, ed ecco qui appare il QR code. Il QR code cosa serve? Il QR code serve ad andare in questo caso nelle impostazioni e ovviamente andare a connettersi a una wifi esterna. Ecco, in questa modalità ci sparerà sulla admin proprio nella sezione wifi, mentre se abbiamo già connesso il nostro dispositivo a una wifi esterna, nella posizione che vedremo ovviamente con lo switch in su, ci catapulterà nell'admin, dove possiamo andare a cambiare password e fare altre cose che io lascerei il mondo com'è, che è meglio così. Adesso non faccio altro che andare a fare questo lavoro qua. Nel centro di controllo vado a fare
mirroring, vedete che appare, eccolo qua, appare lui, vado qua e lui praticamente tra poco apparirà ovviamente l'immagine del mio telefono sullo schermo. Ecco, la prima cosa che vado a farvi notare è questa, che non è a tutto schermo, ok? Quindi non essendo a tutto schermo c'è una diciamo diversità dalla scatola che ci viene fornita, che adesso io ho sbattuto qua in fondo. Che cosa dice? Che questo monitor è a tutto schermo, vedete, è a tutto schermo, ma così non è a tutto schermo. Poi vabbè, la domanda sorge spontanea, anch'io mi sono fatto questa domanda, ho detto vabbè, se lo colleghiamo a un'applicazione che va in HDMI magari può darsi che sia così, e lo scoprirete anche voi, io l'ho già scoperto, quindi lo scopriremo. Però vedete, la reazione è abbastanza buona, non funziona più il mirroring, il tastino giù non so perché non funziona, dovrebbe, quando schiaccio il tastino giù dovrebbe andare, switchare, ok, diciamo cambiare lo schermo. La luminosità funziona, vedete, posso schiarire e scurire come voglio, e adesso ovviamente io posso utilizzarlo come monitor, come mirroring, quindi posso andare a usare la telecamera posteriore come ecco adesso la giro, vedete, sto girando la fotocamera, adesso mi vado a riprendere di nuovo e sto usando la fotocamera posteriore, e quindi è tanto di guadagnato questa cosa qua. Adesso vado a sconnettere il monitor non dalla wifi ma dal mirroring, perché è meglio, e vado a far così, tiro su il tastino, tac. Adesso io ovviamente ho già configurato la mia wifi, quindi vedete che adesso ecco, vedete sopra, ok, apparirà il nome della mia wifi senza password, meno male, con scritto SicuroNet, e appare sempre il QR code. Perché il QR code? Perché io posso andare a fare una modifica, ovviamente andare a modificare magari un parametro, ma io non andrei diciamo a modificare nessun parametro, ecco. Adesso vado nella fotocamera, ovviamente vado a fotografare il QR code, non a fotografare ma a puntare il QR code, e ovviamente allora vediamo, eccolo qua, vado e adesso vengo catapultato ovviamente nelle impostazioni generali. Come vi ho detto prima, vedete, abbiamo tutte le impostazioni generali, quindi abbiamo VLAN, che sarebbe proprio la rete wifi se volete cambiarla, i setting, il linguaggio, ovviamente possiamo anche fare l'upgrade del firmware. Ecco, nei settaggi, se andiamo a vedere, vabbè, c'è la password, ovviamente ho già messo la password, andiamo indietro, ok, invece c'è il dispositivo del nome del dispositivo, la password, la modalità, non c'è nulla di, diciamo, di eclatante all'interno delle impostazioni, c'è solo ovviamente la possibilità di andare per noi adesso a cambiare la rete wifi che è qua sopra, che è la VLAN. La VLAN, come ho detto, se mettiamo il nostro monitor nella switch più basso, quindi va da solo, ok, in VLAN adesso, cioè va da solo nella rete wifi sua, e ovviamente quando io punto il QR code abbiamo direttamente la scelta della wifi. Ora io ovviamente le impostazioni della wifi dell'XS le ho messe su il SicuroNet, che è quella proprio che è lì dentro il monitor. Vado a tirare giù la tendina, vado sempre a far mirroring, vedete che ne trovo due perché io ho due mirroring, vado sul primo e se tutto va bene la cosa funziona come prima, ok, funziona identica come prima, quindi andiamo a girare la fotocamera e sono qui di nuovo. Adesso il mirroring non funziona sempre, io ci provo sempre, non funziona il mirroring, comunque lo stesso, non me ne sto io, non è un problema. Quindi avete visto che si può collegare sia con la wifi interna che con una wifi esterna, quindi è molto comoda questa cosa qui. In ultima battuta vi faccio vedere ovviamente il telecomando, diciamo che ci sta, ok? Vedere come si collega, ma il collegamento è veramente sciocchino perché è un Bluetooth, però ve lo faccio vedere. Bene ragazzi, andiamo a vedere velocemente il telecomando. Il telecomando è molto semplice, c'è il tasto di scatto di avvio video, abbiamo qua la base che è il vano batteria, e abbiamo qua il tasto di accensione. Vedete il tasto di accensione, lo tiro su
e vediamo che praticamente il nostro telecomando cerca qualcosa, ok? Qualcuno da potersi agganciare e noi ce lo diamo. Andiamo qua sul nostro iPhone XS, vedete in basso, ok? Clicchiamo, adesso dovremo dargli abbina e abbiamo abbinato ovviamente il nostro telecomando al nostro XS. Adesso vado a mettere la fotocamera ovviamente dell'XS, switchiamo così, vado, vedete c'ho il telecomando in mano, vado a cliccare, ok, e posso fare le foto. Quindi questo telecomando funziona perfettamente, quindi possiamo usarlo ovviamente col monitor o senza monitor. Abbiamo ancora una cosa da vedere, come ho detto prima, la cosa dell'HDMI, ci tengo a farvela vedere perché voglio farvi vedere il problema che c'è, perché sennò questo video poi non si conclude, ok, in modo egregio. Quindi vi faccio vedere. Anch'io ho avuto quella cosa, dico, vabbè, se si collega a un HDMI tutto va a posto, cioè a un'applicazione che ragiona HDMI. Andiamo a vedere Blackmagic. Andiamo a vedere ora Blackmagic, cosa fa ovviamente sull'applicazione Blackmagic. Adesso io vi faccio vedere cosa vado a fare, ovviamente vado su Blackmagic, vado a cercare HDMI che è in fondo, sapete nella sezione monitor c'è HDMI, ok? E sappiamo benissimo che abbiamo tutte queste impostazioni, quindi vi faccio vedere tutti e due i device. Ok, qua abbiamo, da questa parte qua abbiamo il monitor e dall'altra parte abbiamo il telefono. Quindi adesso vado, ecco, così, ok, come vado di nuovo in fotocamera, cioè in videocamera, ok, adesso lo giro perché ovviamente siamo storti, speriamo che, aspettate, ok, è un po' chiaro, vabbè, comunque se vogliamo vedere solamente questa cosa qua. Perfetto, vado qui, vado di nuovo in impostazioni, vado di nuovo ovviamente in HDMI e metto ovviamente quello che posso scegliere, ok? La scelta dei feed. E come vedete adesso il monitor si è girato, ok? E quindi se io vado adesso a spegnere oppure a utilizzare non il feed, vado nel... ok, in questa e vedete che adesso è girato. Ecco, ma questo va benissimo così, ma se io giro il mio telefono in orizzontale, ok, il mio monitor non va in orizzontale, ok, vedete, io lo metto in orizzontale e lui non ci va, quindi nulla serve ovviamente mettere anche ovviamente andare a switchare. Ecco, adesso lo fa, vedete, nulla va a switchare ovviamente l'orientamento, quindi non, per diciamo per applicazioni che usano l'HDMI inutile. Questo monitor va usato solamente a pieno schermo vedendo tutti i comandi anche di Blackmagic, cioè non ha, non ha una funzione diciamo di mirroring come ho sul monitor che adesso mi sta ovviamente riprendendo adesso, che se vado in HDMI e tolgo tutti, diciamo voglio vedere solo il preview, lui ci va, questo no, e questo forse è una piccola mancanza. Ragazzi, vabbè, diciamo che ce ne possiamo anche stare perché non costa realmente tanto, non costa relativamente poco. Questo bisogna vedere un po' anche da quello che noi vogliamo fare, quello che ci serve, se vogliamo spendere queste 59 euro come ho detto, adesso anche sconto 5%, quindi e poi ovviamente utilizzarlo per andare a fare blog o anche in studio, perché non si può utilizzare anche in studio questo monitor? Assolutamente sì. E quindi diciamo che a voi la scelta e a voi ovviamente anche nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente sì, potrebbe essere anche un regalo per Natale, perché no? Bene ragazzi, siamo arrivati al momento di condivisione di questo video. Forza, forza, diamoci dentro che siamo in tanti già, ma dovremmo essere di più. Quindi vi ringrazio già da adesso, ok, per aver condiviso questo video. E innanzitutto poi vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.